Questa è una guida introduttiva a Natasha. Oggi vi parlerò del suo kit, delle sue passive, delle sue costellazioni, delle sue main stat e sub-stat preferite, i relic e i planetary set preferiti, le armi più adatte a lei e alcune note extra. Tutte le informazioni che sentirete e vedrete in questo video fanno riferimento all'ultima Closed Beta, quindi potrebbero esserci delle piccole differenze alla release del gioco ufficiale. Natasha è un healer che fa danno fisico, ma iniziamo dalla sua skill. La sua skill cura un alleato e gli dà rigenerazione HP per 2 turni che scala con gli HP Natasha. La sua ultimate cura tutti gli alleati e questa cura scala sempre con gli HP Natasha e il costo della sua ultimate di 80 energy, che è molto più bassa di molte altre ultimate presenti nel gioco. Il suo talento: quando curi degli alleati che hanno meno del 30% di vita, l'healing bonus, ovvero l'efficacia delle sue cure, aumenta. La sua technique: attacca da fuori il combattimento, rompe tutti gli shield fisici degli avversari, fa 80% del danno pari al suo attacco a un nemico e i nemici con lo shield rotto da lei con questo effetto fanno 30% di danno in meno per un turno. Parliamo delle passive principali, ovviamente lasciando stare tutte le varie substat che ci dà, ad esempio difesa, HP eccetera eccetera. La prima è che rimuove un debuff dall'alleato curato dalla sua skill. Questo è importantissimo perché solamente altre 2 unità nel gioco hanno questo effetto. La seconda, l'healing di Natasha è aumentato del 10%, questo vale sia per la sua skill che per la sua ultimate. La terza passiva aumenta la durata della rigenerazione della sua skill da 2 turni a 3 turni. Passiamo alle costellazioni. C1, se gli HP di Natasha sono sotto il 30%, lei si cura in automatico del 20% dei suoi max HP più un valore fisso. Può succedere una volta per battaglia, ma molto spesso ci salva davvero molto. C2, quando utilizziamo l'ultimate e curiamo dei personaggi che hanno meno del 30% di HP, li curiamo di più. Inoltre, all'inizio del loro turno recupera altri 10% di HP più un valore fisso a quei PG che scala sempre con gli HP di Natasha. C4, ogni volta che Natasha viene attaccata recupera 5 di energy. C6, l'attacco base di Natasha fa 40% di danno in più che scala con i suoi HP ma fa comunque sempre danno fisico. Abbiamo appena visto il kit di Natasha, quindi sappiamo che cura gli alleati, toglie i debuff grazie alle passive, in diversi modi ha modi di aumentare queste cure che fa ed inoltre può aumentare il danno del suo attacco single target, anche se non è esattamente il suo lavoro principale. Insomma, come main stat sul nostro body vogliamo sicuramente outgoing healing percentuale, che aumenta le cure che facciamo sia della nostra skill che della nostra ultimate. Sulle scarpe vogliamo speed, e il motivo per il quale vogliamo speed: uno è perché vogliamo sempre avere più velocità dei nostri nemici, vogliamo curare i nostri alleati prima che i nostri nemici attacchino di nuovo, e soprattutto vogliamo proccare il nostro planetary set, che procca solamente quando abbiamo almeno 120 di speed, dando attacco percentuale a tutto il nostro team. Per quanto riguarda il planar, sicuramente scaliamo con gli HP percentuale su tutto il nostro kit, quindi vogliamo HP percentuale, mentre sul link vogliamo energy regeneration rate per avere sempre al 100% la nostra ultimate carica almeno ogni 2 turni. Per quanto riguarda la priorità nelle substat, sicuramente HP percentuale e HP flat hanno la precedenza visto il nostro scaling. La speed è importantissima sempre per lo stesso motivo di vogliamo attaccare prima dei nostri nemici con Natasha. In ogni caso non vogliamo mai arrivare un turno in ritardo, potrebbe essere troppo tardi. E come quarto bonus, effect resistance potrebbe essere abbastanza comodo perché non vogliamo che Natasha venga ad esempio congelata o che abbia altri effetti di controllo degli avversari. Vogliamo che possa sempre curare i nostri alleati senza problemi, quindi effect resistance aiuta a quel proposito. Parliamo del gear. Come planetary set vogliamo sicuramente il Fleet of the Ageless, che aumenta i nostri max HP, quindi aiuta il nostro scaling e dà attacco percentuale a tutto il nostro team quando abbiamo almeno 120 di speed. 120 di speed che dovremo raggiungere con qualche substat più la main stat sulle scarpe. Per quanto riguarda il nostro relic set, vogliamo il Passerby o Wandering Cloud, aumenta le cure e ci dà uno skill point extra ogni turno, che è fantastico. Come Lightcon abbiamo diverse possibilità. Prima di tutte parliamo della 5 stelle Time Waits for No One. Questa è sicuramente la migliore best in slot, aumenta i nostri max HP, aumenta le cure che facciamo sia sulla skill che sulla ultimate e aumenta anche la capacità di fare danno dei nostri alleati. È sicuramente la best in slot, ma essendo una 5 stelle
non la diamo per scontata. Come 4 stelle, la prima in classifica è sicuramente Shared Feeling, aumenta le nostre cure e quando utilizziamo la nostra skill rigeneriamo energy a tutti gli alleati. Inoltre non dovrebbe essere un problema fare il refine di quest'arma per via del fatto che sia farmabile. Un'altra ottima arma è quella proprio con la sua icona sopra, che è Post-Up Conversation, aumenta l'energy regeneration rate di chi la indossa e aumenta le cure quando usa la ultimate. Generalmente è un'arma molto buona, ma essendo che non aumenta tutte le cure ma solamente quelle della ultimate, tendenzialmente preferiamo le altre due. Se non siamo ancora arrivati ad avere Shared Feeling o Post-Up Conversation, potremo utilizzare la 3 stelle cornucopia, che aumenta le cure della nostra skill o della nostra ultimate in generale. Alcune note finali su Natasha importanti. Finché non abbiamo il Planetary Link con Energy Regeneration Rate nella main stat, l'arma Post-Up Conversation è probabilmente migliore di qualsiasi altra arma. Inoltre, per proccare il nostro Planetary Set abbiamo bisogno di prendere un po' di speed al nostro gear. Le scarpe tornano come main stat, ma potrebbe non essere abbastanza e abbiamo bisogno di avere un po' di speed nelle substat, quindi è sempre importante cercare di avere speed nelle substat e di non essere mai precisi con la speed, perché potrebbe essere rallentata ai nostri nemici, quindi più speed abbiamo in generale è meglio, E questo è tutto per la guida introduttiva a Natasha, spero sia stata chiara e spero sia stata utile. Faremo una guida per ogni altro personaggio e pubblicheremo un documento che condivideremo con tutti, dove potrete vedere anche in formato scritto queste mini guide, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Facciamo queste guide in live su Twitch tutte le sere dalle 20:30, quindi se volete partecipare, volete venire, siete benvenuti. Per il resto, una buona giornata a tutti, alla prossima!